Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperacca Collectibles. Era tanto che non facevo un'introduzione del genere. Benvenuti in un nuovo video unboxing. Oggi siamo sempre qui con una SH Figuarts di Bandai a tema Dragon Ball, sempre Dragon Ball Daima. Ho qui per le mani il Vegeta tratto da Dragon Ball Daima, che già a vederlo così non mi convince tantissimo, ma andiamolo a scoprire insieme. Intanto ringrazio il colossodinerd.com per avermi dato la possibilità di acquistarlo. Ragazzi, come sempre, solite raccomandazioni: se vi va mettete mi piace, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Ed ecco a voi la vastissima gamma di accessori a disposizione di questo Vegeta. Ovviamente sono ironico, niente basetta, niente supporto, niente effetti di nessun tipo. 4 volti intercambiabili, incluso quello montato di default, 2 capigliature, qualche paio di mani intercambiabili e le classiche braccia conserte a disposizione di questo Vegeta. Cominciamo come sempre dai capelli, disponibili in 2 versioni. Questa è quella standard che monta di default il nostro Vegeta, nessuna sfumatura, nessun dettaglio di alcun tipo, buona la forma comunque che si confà al personaggio. Questo invece è un altro stile, con i capelli leggermente mossi dal vento, come vedete, da verso un lato, verso il lato sinistro in questo caso, ovviamente rivolgendosi verso Vegeta. Nulla di particolare anche questa seconda capigliatura. Varie mani intercambiabili, queste a palmo completamente aperto per i Ki Blast, sono veramente molto piccole ragazzi, cioè le dimensioni sono veramente minuscole, quindi non ci sono tanti dettagli. Questo è comunque un guanto, per fortuna, anzi ci sono le unghie scolpite, cosa che non è molto gradita visto che questo dovrebbe essere un guanto. Ci sono queste a palmo completamente aperto, poi queste invece con palmi aperti ma dita leggermente socchiuse. Classica posizione marziale che abbiamo visto anche in Goku Mini, sempre tratto da Daima, e questi minuscoli pugni. Vi faccio presente che in questo momento sto registrando con lo zoom a 2x, sono veramente piccolissimi questi pugni. Abbiamo poi le braccia conserte, come vedete abbastanza fragili nella struttura. C'è questa sorta di peg che fa sì che possano stare insieme, nulla di più semplice. Vanno montate al posto delle braccia che troviamo su questo piccolissimo body che sembra quasi una sorpresina Kinder. Va tolto il braccio completamente, quindi dalla spalla, e sostituito con queste 2 braccia. Ovviamente lo facciamo singolarmente per poi andarli a unire soltanto in un secondo momento, perché altrimenti il montaggio diventerebbe molto più complesso. Dal punto di vista della verniciatura niente di che, 2 colori senza nessuna sfumatura e casca di nuovo. Il guanto che va a separarsi dal resto della tuta di Vegeta, nulla di particolare. Per quanto riguarda i volti invece ne abbiamo di 4 tipi, come accennavo in precedenza. Questi sono un po' più dettagliati, ma a me sinceramente, a gusto personale ragazzi, non piacciono particolarmente. Le espressioni sono riprese abbastanza bene per essere dei volti così piccoli, ma nemmeno troppo piccoli rispetto a quello che siamo abituati a vedere in figure di queste dimensioni. I dettagli quindi sono buoni, però secondo me fanno somigliare il nostro Vegeta un pochino a quei personaggi della Wii, della Nintendo Wii, i Mii se non mi sbaglio si chiamavano in questo modo, quindi una sorta di caricatura di Vegeta che non mi piace particolarmente. Già non mi piace quello che è stato fatto in Dragon Ball Daima, ma in questo caso è forse un tantino estremizzato. Diamo adesso un'occhiata alla figure e ho come la sensazione ragazzi che non sarò particolarmente positivo anche per quanto riguarda questa sezione del video. Allora, la prima sensazione che ho è quella di avere veramente una figure molto cheap, molto economica per le mani, ok? Stiamo parlando in questo caso sempre di una trentina di euro in media per questo Vegeta.
ma secondo me non vale nemmeno questi 30 euro per i motivi che vi dirò fra pochissimo. Posso capire che si tratta di una figura veramente molto piccola, siamo all'incirca su un body di 4 cm e mezzo, inclusa la testa siamo sui 7,5, forse 8, quindi ci può stare. Ma in questo caso, quindi è difficile lavorare su un body del genere, per carità, ma in questo caso ragazzi è veramente troppo cheap, ok? Quello che abbiamo per le mani. A partire dalla verniciatura, veramente molto semplice, 2 colori, 3, giallo, bianco dell'armatura e il blu della tuta, senza alcuna sfumatura. Molto semplice, il corpo comunque ben proporzionato, c'è la testa che ovviamente ha un suo peso, bella pesante rispetto al resto del corpo, ed è volontariamente caricaturale, appunto come si vede nell'anime, quindi su questo non ho nulla da dire, se non fosse per alcune cose come questo gap inguardabile, gigantesco dietro la testa, guardate. Ok, solito discorso, non si vedrà mai la figure da dietro, va benissimo, ma questo è un grosso problema. Andando a piegare leggermente in avanti la testa si scopre un altro gap fastidiosissimo. Vediamo se al contrario fa la stessa cosa. No, per fortuna nella parte anteriore no. Poi voglio farvi vedere queste braccia che poi lo vedremo nella sezione articolazioni, anche qui c'è qualche problema, non hanno il bicipite suddiviso rispetto alla spalla, rispetto al deltoide. Qui c'è una cura, si vede, una cura inferiore rispetto a quella che c'era in Goku Mini. Guardate anche adesso mentre vi sto parlando, qui si apre un gap in corrispondenza sempre dalla parte anteriore della spalla. E vediamo un po' anche la mobilità di queste gambine, secondo me è molto ridotta e si percepisce proprio avendo la figure in mano. Poi per quanto riguarda la scultura, buona quella magari degli stivali, con qualche dettaglio in più sulla punta dello stivale, per il resto qualche sbavatura nella verniciatura anche delle suole, nella parte posteriore delle scarpe, degli stivali stessi. Particolari difetti in termini di verniciatura e scultura al momento non ne vedo, ma secondo me il grosso problema sono proprio le articolazioni e le fattezze stesse di un body che secondo me, proprio ad averlo così per le mani, sarà assolutamente poco usabile. Vediamo un attimo le articolazioni con una testa che, come vi mostravo in precedenza, può andare verso l'alto e verso il basso, scoprendo questo cratere bruttissimo da vedere. Può ruotare di 360 gradi e anche lateralmente di parecchio, perché c'è un peg lunghissimo, guardate che roba, non si sa anche qui il motivo, ma il peg è molto lungo e quindi facilita il piegamento della testa lateralmente. Poi per quanto riguarda le spalle, quindi niente butterfly joint, c'è un peg a sfera in questo caso, che va a mostrare questo bruttissimo gap. Il braccio comunque può essere alzato sopra i 180, può ruotare di 360 gradi abbastanza facilmente e c'è una doppia articolazione al gomito, anche se in realtà è soltanto una sfera semplicissima, molto semplice, molto bruttina anche da vedere. Poi articolazione a sfera anche per il polso, per il torace ovviamente non c'è quella dell'addome, quindi è soltanto sul bacino, può ruotare liberamente in questo caso e andare anche lateralmente sul fianco. Le gambe possono andare molto in alto, qui è buona l'escursione, anche in basso c'è, anche all'indietro scusate, c'è una buona escursione, nonostante lo sculpt del sedere comunque può andare abbastanza in là, e dove è limitatissimo, guardate, si vede già da qui, è nell'apertura laterale, quindi niente calci laterali per Vegeta, ma soltanto front kick, perché in questo caso è veramente ridicola questa apertura, ovviamente dovuta alla semplicissima articolazione che c'è qui nella parte della gamba, nella parte superiore. C'è una leggera rotazione poi del quadricipite, una doppia articolazione per il ginocchio, anche qui molto semplice, molto brutta da vedere, e poi anche la scarpa gode della solita mobilità abbastanza buona in tutti i lati e anche la punta del piede.
Abbastanza insoddisfatto ragazzi da questo punto di vista, vediamo un paio di confronti e poi vediamo come sta la cava nella fase di posing. Ed ecco un piccolo confronto con il Vegeta 24000 Power, differenza abissale sia in termini qualitativi che di dimensioni e le due cose vanno anche parecchio di pari passo. Qui vediamo invece altri SH Figures di Dragon Ball con il Goku GT, anche lui di dimensioni ben più elevate rispetto a questo Vegeta. Davvero piccolissimo, ma secondo me non all'altezza degli altri elementi in collezione. Ragazzi, eccomi di nuovo qui. Anche per oggi è tutto, con questo video siamo al termine. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se sono stato troppo cattivo con questo Vegeta, che secondo me è bocciato su tutti i fronti o quasi. Lo salva soltanto il suo essere Vegeta. E lo dico lo sapete, chi di voi mi conosce da un po' di tempo, lo dico da grande amante del personaggio di Vegeta. Non mi è piaciuto particolarmente, stesso discorso che ho fatto per Goku, non mi è piaciuto particolarmente in Dragon Ball Daima per una serie di motivi. Questa rappresentazione di Vegeta da parte di Bandai con SH Figures mi è piaciuta ancora meno. Secondo me, anche se è una scala piccola, posso scusarli perché è veramente molto piccolo, difficile da lavorare e quant'altro. Ragazzi, qui siamo davvero ai livelli di una sorpresina Kinder, per intenderci. Adesso sto esagerando, sto esasperando la cosa, però siamo a quei livelli lì e secondo me determinate cose per raccimolare quei $30, 30 euro, quello che è, si sarebbe potuto fare a meno, magari meno fanservice e più cose fatte bene, concrete, piuttosto che questa roba qui. Per quanto mi riguarda, fatemi sapere se sono stato troppo cattivo, ragazzi. Per i più polemici vi invito ad andare a seguire altri canali che vendono le figure, quindi danno per meravigliosa, fantastica, imperdibile ogni pezzo, ogni figure che portano sul proprio canale. Questo non è il caso. Intanto ragazzi, voglio ringraziare il colossodinerd.com per avermi dato la possibilità di acquistare questo Vegeta. Vi ricordo che c'è la promo attiva con il Colosso. Se andate sul suo sito, gli dite che siete iscritti a Peperarca Collectibles, vi verranno caricati subito 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto sul vostro account personale. Quindi mi raccomando, se vi va abbonatevi anche al canale perché con il secondo e terzo livello ci saranno delle offerte imperdibili proprio sul Colosso dei Nerd. Quindi ragazzi, che aspettate? Mettete mi piace al video, ve lo ripeto, iscrivetevi e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao raga, a presto e ci vediamo qui sotto nei commenti.